Ciao, puoi raccontarci brevemente di cosa ti occupi? Ciao, io sono Tatiana e lavoro nel settore beni confiscati dell'Associazione Libera, un'associazione che si occupa di combattere le mafie e la corruzione, ma soprattutto di costruire nuovi scenari di giustizia sociale, di rispetto dei diritti fondamentali e di ricerca della verità per i familiari delle vittime innocenti di tutte le mafie. Come il concetto di giustizia spaziale si riflette concretamente nelle tue attività e nelle tue azioni? Quali sono i bisogni del territorio? Il concetto di giustizia spaziale è strettamente legato a quello della lotta alle mafie e alla corruzione nelle nostre comunità e nelle nostre città, perché il primo strumento di opposizione al potere, al controllo che ha la criminalità organizzata è quella di restituire ai cittadini e alle cittadine degli spazi in cui poter costruire il loro percorso e la loro, diciamo, e il loro futuro e la loro emancipazione. Quindi per noi in particolare lavorare sul tema dei beni confiscati e del loro riutilizzo pubblico e sociale vuol dire lavorare sul concetto di giustizia spaziale. Conosci delle pratiche in cui la dimensione artistica e culturale, attraverso cui le comunità hanno reclamato i propri spazi? In che modo le pratiche artistiche e culturali possono essere un motore per lo sviluppo sostenibile? Sempre partendo dalla nostra esperienza nel campo della promozione del riutilizzo pubblico e sociale, in diverse comunità, in diverse città, agire attraverso lo strumento della cultura, dell'arte, anche dell'animazione sociale e territoriale, ha spinto le pubbliche amministrazioni a velocizzare questa pratica. Penso per esempio a Genova, che è stata oggetto di una confisca importante nel quartiere del centro storico. All'interno di quel quartiere le associazioni, il comitato che già animavano quelle strade hanno deciso di portare avanti un progetto che si chiama Madda Cinesca e quindi hanno dipinto le saracinesche di tutti i beni confiscati per renderli visibili e per chiedere apertamente che le pubbliche istituzioni potessero farsene carico. Questo è solo un esempio di come attraverso l'uso della street art, attraverso l'uso di nuovi linguaggi, attraverso alcune pratiche di turismo sostenibile si è portata nuova vita all'interno di un quartiere. Riguardo alla riappropriazione dello spazio da un punto di vista culturale, economico e sociale, quali sono le difficoltà incontrate? Qual è la relazione tra cittadini e istituzioni nelle pratiche della riappropriazione? Le difficoltà che si incontrano lungo questi percorsi possono essere di tipo diverso e possono riguardare diversi aspetti. Sicuramente per il soggetto non profit che gestisce un bene confiscato e che inizia a gestirlo, una difficoltà grande è entrare in contatto con la comunità nella fase di start-up e quindi farsi conoscere, far percepire lo spazio come uno spazio aperto e come uno spazio pubblico, cercare di sviluppare un dialogo sia con la cittadinanza che con la pubblica amministrazione. In questo stiamo sviluppando diversi strumenti come associazione, l'accompagnamento a queste realtà prima di tutto, i campi estivi che organizziamo ogni anno sui beni confiscati sono degli strumenti per fare in modo che si possa superare questo ostacolo iniziale di conoscenza e di fiducia reciproca. Riguardo alla partecipazione dei cittadini alla pratica culturale e sociale, che sviluppi si sono presentati negli ultimi anni nella tua zona e nel tuo territorio? Qual è l'impatto sociale che ha avuto questa pratica? Ci sono diversi esempi di nuovi strumenti che sono stati messi a punto in questi anni. Sicuramente uno dei più importanti, con l'impatto anche più forte, è quello dell'amministrazione condivisa dei beni pubblici e dei beni comuni delle nostre città, che avviene attraverso un patto di collaborazione fra l'amministrazione comunale e un gruppo di cittadini. Questo consente in maniera facile e agevole di riappropriarsi di alcuni spazi,
trasformandoli in luoghi comuni, animando il territorio, rendendo il territorio veramente protagonista. Penso per esempio al bene confiscato a Bologna, che si chiama Villa Celestina e che è animato grazie ad un patto di collaborazione. Inoltre in Italia il codice del terzo settore, cioè il codice che governa il mondo delle associazioni non governative e delle imprese sociali, ha sviluppato il tema della coprogettazione, cioè della possibilità di progettare e programmare le politiche pubbliche all'interno delle nostre comunità, all'interno dei nostri contesti di prossimità e quindi dei nostri comuni. Quali azioni pensi che dovrebbero essere implementate e quali progetti o iniziative ci potresti fornire in risposta ai Sustainable Development Goals da raggiungere entro il 2030? La mia associazione è coinvolta in diversi obiettivi tra i 17 goal individuati ed è attiva soprattutto nel goal numero 5 con il progetto West for All, con una rete informale in Italia che si chiama Educazioni, lavorando quindi non solo sulla gender equality ma anche e soprattutto sul mondo dell'educazione formale e informale. Così come siamo attivi all'interno del Goal 16, che è quello che parla di pace, di anticorruzione, di istituzioni pubbliche, lavorando sul tema della normativa antimafia e in generale sulla normativa che riguarda anche il tema della corruzione, della lotta alla corruzione, del whistleblowing e di altre tematiche affine. Quindi siamo perfettamente dentro gli obiettivi di sviluppo sostenibile e pensiamo che siano uno degli strumenti che può anche unire un'azione europea in questi campi. Conosci altre esperienze al di fuori del tuo paese che ti piacerebbe coinvolgere in questa serie di interviste? Ci sono diverse esperienze di riutilizzo pubblico e sociale di beni confiscati in Italia e soprattutto in Europa, che grazie al lavoro fatto da Libera, dal settore internazionale, dal settore beni confiscati, abbiamo imparato a conoscere in questi anni. Tra i paesi, per esempio, in transizione verso l'Unione Europea, l'Albania è sicuramente il più avanzato, con 6 casi di riutilizzo pubblico e sociale che hanno l'obiettivo di ricostruire e di restituire degli spazi alla comunità. Penso per esempio alla pasticceria sociale Che Buono a Fier, che oltre ad organizzare dei corsi di formazione e quindi ad incidere sul futuro, sull'emancipazione di donne che provengono da percorsi di violenza, è anche uno spazio di incontro e di animazione per le scuole del territorio e per i giovani che decidono di rimanere a Fiere, e quindi è un'esperienza che come Libera sosteniamo, che accompagniamo in diversi percorsi progettuali e che rappresenta davvero un punto di cambiamento per il contesto in cui si trova.